Ciao a tutti gli amici di KSNT Lab, oggi nuova recensione e parliamo dell'ultimo arrivato in casa Korg per quanto riguarda questo formato, ovvero Korg Multipoli. Korg Multipoli è l'ultimo arrivato appunto in casa Korg per quanto riguarda questo formato di synth. È disponibile al momento in due formati, ovvero la versione tastiera con 37 tasti, che è quella che vediamo in questo momento, e la versione modulo. Sono esattamente identici, la differenza chiaramente è che questo è pensato per essere utilizzato appunto con i suoi tasti o pilotato comunque esternamente se non si vuole utilizzare la tastiera integrata, e la versione modulo ovviamente è pilotabile solo esternamente, no? Ed è praticamente l'equivalente comunque del pannello che vediamo qui, con ovviamente i supporti laterali per fissarla a rec. Lo strumento appunto in questo formato ha delle minime differenze rispetto agli altri strumenti che sono precedentemente stati rilasciati da Korg, quali Wavestate, OP6, Modwave e anche King Korg Neo. King Korg Neo, tra l'altro, è quello che si differenzia di più rispetto a tutti gli altri synth, perché appunto ha delle differenze proprio a livello di pannello, tra cui anche non ha la pitch e la modulation wheel, ma un joystick come era l'originale King Korg, e questo appunto ha delle minime modifiche rispetto agli altri modelli. Innanzitutto il pannello superiore non è in plastica ma è in alluminio e arriva praticamente fino alla parte posteriore. La scocca è comunque sempre in plastica, ci sono queste due parti laterali in legno che sono puramente estetiche, e poi c'è la meccanica che, leggendo in giro, e questa è un'informazione che anch'io quando ho comprato questo strumento facevo fatica a decifrare, sembrava anche dai video ufficiali che fosse stato fatto questo gran lavoro a livello di meccanica, e alcuni dicevano addirittura è la stessa meccanica di Kronos, di Nautilus. Non è vero, cioè, nel senso, è una meccanica molto simile a quella precedente. Ci sono dei pesetti effettivamente nella parte inferiore dei tasti, quindi un leggero miglioramento c'è stato, cioè nel senso poca roba, perché comunque il tasto è veramente leggero. Se paragoniamo, ad esempio, io qua sotto ho un Gaia 2, sì, il tasto del Gaia 2 è un po' più leggero, questo forse leggermente più pesante, ma sempre una molla leggera c'è sotto. Si differenzia parecchio ad esempio da un tasto Fatar TP9, che è sempre una soluzione migliore per quanto mi riguarda. Diciamo che se avessero messo un tasto, quello di Kronos per esempio, che comunque è molto dignitoso, che è quello che tra l'altro è presente anche nelle versioni di OP6 SE e Wavestate SE, sarebbe stato il top, perché comunque la meccanica l'avevano e bastava metterla in formato 3 ottavi, addirittura con Aftertouch sarebbe stato il non plus ultra, perché anche questo strumento ovviamente è provvisto di tasto con velocity, supporta l'Aftertouch esternamente, vale anche per il modulo, ma la meccanica interna è solo con velocity e non ha Aftertouch.
Veniamo un po' a quelle che sono le caratteristiche generali di questo strumento. Allora, Korg Multipoly si ispira ovviamente al Monopoly, che era un synth degli anni 80. Quindi, se Monopoly però era un synth monofonico, parafonico, perché aveva 4 oscillatori che potevano essere sganciati tra loro e essere utilizzati in parafonia, quindi 4 oscillatori, 4 note, perché ogni oscillatore eseguiva una nota. Qui chiaramente il discorso è un po' più avanzato, perché abbiamo 4 layer, quindi sono 4 parziali, ovviamente polifonici. Questo strumento ha 4 layer e lo strumento è completamente polifonico, si può avere una polifonia fino a 60 voci, quindi se quello di prima aveva 4 voci parafoniche, quindi nemmeno polifonico, questo è polifonico, 4 parziali con fino a 60 voci, direi che il discorso è molto più interessante. Al suo interno è stata cambiata la tecnologia di generazione, quindi qua parliamo di virtual analog, e al suo interno Korg dice di aver realizzato delle virtual voice card, che praticamente come se fossero dei circuiti dedicati che generano appunto la parte di oscillatori, filtro, eccetera, eccetera, in sviluppo per ogni voce. Quindi abbiamo questa tecnologia che un po' imita quello che era già stato fatto su Roland per l'ACB, ad esempio, no? Quindi ricreare la circuiteria, eccetera, eccetera. Quindi c'è tutta questa tecnologia all'interno di questo strumento, e poi per il resto il pannello è molto standard e ricorda comunque, il display è sempre quello, ricorda un po' anche gli altri modelli, chiaramente ModWave e WaveState in particolare. Diciamo che qui è stato fatto un po' un mix degli altri synth, e ovviamente la struttura, cioè nel senso il synth di per sé è un virtual analog. Troviamo appunto poi sempre pitch modulation, il Chaos Physics, che è appunto similare a quello di ModWave, abbiamo i 4 mod knobs sul pannello che sono simili a quelli di WaveState, ma WaveState ne ha 8, abbiamo la sezione effetti, abbiamo gli LFO, abbiamo la parte di inviluppo, filtro, oscillatore, eccetera, eccetera, e poi sul pannello ci sono sempre i 16 slot per selezionare
i suoni o i banchi, eccetera eccetera, quindi step sequencer, sempre la solita cosa, no? Quindi strutturato sempre nello stesso modo. Acquistando questo strumento si può scaricare anche l'editor, un editor gratuito che ci permette di accedere a tutti i parametri in comodità, quindi tutti i layer, tutto quanto come per wave state, mod wave, eccetera eccetera, e sicuramente è più comodo editare dall'editor che non dalla tastiera, perché con questo schermo comunque tanti parametri sono nelle varie pagine, quindi bisogna fare un lavoro di frecce e cursori e non è propriamente immediato. Per quanto riguarda il suono, lo strumento di per sé si difende veramente bene, perché può suonare veramente digitale, ma può suonare molto vicino all'analogico, quindi questo strumento assolutamente è un qualcosa che può essere molto utile in studio, può essere anche un'alternativa per avere un virtual analog compatto da portarsi live, dove magari non si vuole uscire con un analogico. Questo strumento suona molto bene, si può integrare tranquillamente a un altro setup, sia la versione desktop che questo. Possono essere utilizzati o tramite, in questo caso, i tasti o una master, quello che si vuole, o con il nostro strumento, magari un piano digitale o un altro workstation, un altro synth che noi abbiamo, e integrare i suoni, quindi magari compensare magari delle carenze che l'altro strumento potrebbe avere. Ad esempio il piano digitale, magari noi abbiamo bisogno di qualche synth e editarlo un po' di più di quello che può darci un piano digitale nella sezione synth, questo potrebbe essere un qualcosa da integrare a quello strumento proprio per completare il nostro range di suoni che abbiamo a disposizione. Oltre al fatto che comunque può essere un qualcosa che può essere utilizzato anche tranquillamente in autonomia e quindi farci veramente di tutto, perché comunque con i 4 layer e 60 voci polifonie di suoni synth se ne tirano fuori parecchi. È presente chiaramente la Smooth Sound Transition, quindi la tecnologia che ci permette di passare da un suono all'altro senza staccare il suono. L'alimentatore è esterno come sempre, supporta aftertouch sia monofonico che polifonico, quindi questa tecnologia già è all'interno di multipoli. Abbiamo connessione MIDI in-out e USB, l'ingresso per collegare un pedale sustain, e l'uscita left e right più le cuffie in jack 6,3 pollici. Acquistando questo strumento inoltre si può utilizzare il seriale, comunque quello che è presente all'interno della scatola di multipoli, per riscattare
la versione native, quindi la versione plugin, perché come tutti gli altri synth di Korg di questa tipologia è disponibile sia la versione hardware, desktop, 37 tasti e con rispettivo editor di cui parlavamo un poco fa, ma c'è anche la versione native che ovviamente per chi ha già acquistato l'hardware è fortemente scontata, quindi si può avere credo a 50 euro, 50 dollari se non ricordo male, avendo già acquistato questo e mi sembra una cosa che secondo me andrebbe data addirittura gratis, perché con quello che costa questo strumento sinceramente io l'avrei addirittura regalata per registrando lo strumento, quindi lo strumento già l'avevo, pagarlo l'ho già pagato e invece la fai pagare a chi non ha acquistato l'hardware. Spero che venga rilasciata in futuro anche una versione 61 tasti come quella di OP6 e Wavestate, possibilmente magari non con il pannello medesimo buttato dentro in un formato 61 tasti, ma con la tastiera 61 tasti con aftertouch, magari anche polifonico, visto che l'action con meccanica polifonica Korg già ce l'ha, e con un pannello esteso, quindi magari sfruttare tutta la lunghezza e la grandezza del pannello per avere molti più parametri a disposizione, possibilmente anche un display un po' più grande, sarebbe un bel regalo e lì allora sì che potrebbe essere veramente interessante avere lo strumento più grosso, se no chiaramente vanno bene gli altri due. Questo strumento costa 929-950 euro nel formato 37 tasti, costa un centinaio di euro meno, quindi sugli 820-850 euro nel formato desktop, è effettivamente molto più costoso rispetto agli altri, perché comunque avevamo visto che con la prima generazione di Wavestate OP6 e ModWave i prezzi erano attorno ai 400-500 euro, poi si sono alzati per quegli strumenti 700-800 euro e poi dopo a loro volta sono scesi un po', quindi adesso se non erro gli altri tre si assestano sui 600 euro. King Korg è quello probabilmente più sfortunato perché anche quello è uscito molto più alto di prezzo e adesso è calato parecchio, quindi dovrebbe assestarsi sui 600-700 euro e questo appunto è quello più caro di tutti. Diciamo che per assurdo, se andiamo a paragonare un OP6 SE, che la versione standard costa adesso da Thomann, comunque si trova a 1190 euro, per assurdo quello è ok, un synth differente, FM, ma al suo interno anche una tecnologia che permette di utilizzarlo in modalità virtual analog, una modalità virtual analog c'è all'interno di OP6 SE, abbiamo 61 tasti con aftertouch, chassis in alluminio eccetera eccetera, quella costa 1190, questa costa 950, ovviamente sono due tastiere diverse, però la distanza di prezzo tra le due per assurdo non è neanche così elevata. Se avete modo di provare questo strumento io assolutamente vi consiglio di provarlo perché è veramente ben suonante, credo che sia uno dei synth più interessanti al di sotto dei 1000 euro attualmente sul mercato per quanto riguarda ovviamente i virtual analog polifonici. Ovviamente non è paragonabile a adesso ci sono altri synth che sono stati rilasciati sul mercato, ad esempio abbiamo visto qualche settimana fa Artemis, che è unità desktop, costa sui 1200 euro, però è 6 voci polifonico analogico. È uscito il nuovo Moog Messenger che però è monofonico analogico, quindi una sola voce, non è nemmeno parafonico, costa sugli 850 euro. Quindi sono synth diversi e bisogna capire effettivamente il reale utilizzo che dobbiamo farne.
Detto ciò, io vi consiglio questo strumento, vi invito ovviamente a provarlo se ne avete l'occasione, sia in questo formato che nell'altro. Se possibile provatelo anche con una master, con Aftertouch collegata in modo tale da avere un riferimento anche per quanto riguarda l'Aftertouch che appunto è supportato da questo synth. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima recensione sempre su DKS Synth Lab. Ciao, alla prossima!